Eccoci qui ragazzi, come ho accennato sul vlog, oggi siamo a... dove siamo oggi? Ah, Tessa. A Tessa, oggi siamo a Tessa nella memoria. Vi faccio vedere un po' tutta la strumentazione, come funziona, i suoni, perché me l'avete chiesto, quindi penso sia il caso di fare un video dedicato al di fuori del vlog. Quindi iniziamo. Vieni Giovanni, seguimi. Allora, qui intanto vedete tutte le chitarre che abbiamo in dotazione. Abbiamo la Yamaha F412, se non erro, amplificata Fishman, che utilizzo su Roma Life 39, almeno in questo tour. E qui da parte, qui abbiamo la Red Special principale, la Ferrari, mentre qui abbiamo la Danzan che va come Red Special di backup nel momento in cui c'è un problema sulla Ferrari o rompo una corda. Non è accordata in drop D, stessa accordatura per tutte e due le chitarre, infatti su Fat Bottom Girls scordo il Mi basso al volo. Amplificatori, abbiamo l'ampli di destra, il Brian May Custom, tarato in questo modo, in questo momento è acceso, volume al 75%, oggi siamo attenuati come potete vedere, pochissimo ma siamo attenuati, infatti sentirete dopo che il volume è mostruoso. Mentre nell'amplificatore di sinistra, quindi l'ampli wet, dove ci sono gli effetti, abbiamo il CC2X tarato in questo modo, quindi canale normal al massimo e master al massimo. Ovviamente anche lui attenuato col Marshall Power Brake allo stesso scatto. Che adesso vi faccio vedere la pedaliera e vi faccio sentire qualche suono. Ok, partiamo dalla tracolla della Red Special. Vedete, in primis, subito dopo la Red Special abbiamo il Triple Booster di Fryer, in questo caso abbiamo il Touring 2018 e il trasmettitore wireless della Shure GLX D1, se non erro. Vabbè, tracolla la conoscete abbastanza, la famosa tracolla vecchia di pelle che si regge col nastro. E ovviamente lo slide fondamentale per time over down, sixpence alla mano. Allora, vediamo la pedaliera. Arriviamo ovviamente al ricevitore wireless della Shure GLX D6, dovrebbe essere. Dopodiché entriamo nel Digitech The Drop, che utilizzo perché suoniamo tutta la setlist un semitono più basso, quindi semplicemente faccio così e la chitarra me la scorda di un semitono, vi faccio sentire. Dopodiché abbiamo il Polytone della DC Electronic, che io utilizzo in modalità strobo, che è quella che preferisco. Quindi vedete, quando sostanzialmente è calante gira verso sinistra, quando è crescente gira verso destra. Ok, successivamente vi comincio a far sentire gli effetti. Abbiamo in primis l'auto wah, tarato molto stretto, quindi rispetta ogni nota, apre e chiude su ogni singola nota. Lo uso ovviamente per I Want to Break Free. Come sentite è molto secco, è molto preciso sulla nota. Il secondo vero e proprio effetto che troviamo in pedaliera è il Fox Phaser di Nick James. Ovviamente lo utilizzo per Keep Yourself Live, e poi sentire l'effetto. Ok, effetto fondamentale che rimane acceso praticamente sempre è il chorus, parte fondamentale perché da qui il suono viene sdoppiato in stereo, quindi entriamo in mono e passiamo in stereo. Canale destro dry alla C30 Brian May Custom, canale sinistro alla C30 CC2X. Vi provo a far sentire da davanti come cambia il suono quando accendo e spengo il chorus. Ok, questo è col chorus spento. Acceso.
spero che dal video era percepibile, ovviamente tende a essere sempre un po' meno evidente sui video dal vivo, vi assicuro che la differenza è sostanziale perché sentite veramente il suono che si apre, piuttosto che essere concentrato in un punto al centro viene quasi da tutte le parti. Quarto effetto in pedaliera abbiamo il delay della Boss. Sostanzialmente ho due preset, uno con uno short delay che utilizzo per Desert Days e vi faccio sentire. Sono sempre due ripetizioni secche con meno volume. Mentre l'altro delay è quello 800 millisecondi e 1600 millisecondi per l'assolo di Battle Rock, quindi per il guitar solo a metà della setlist. Quindi sono due ripetizioni secche, 800 millisecondi e 1600 con lo stesso volume. Ok, poi molti mi avete chiesto come avviene il sound check, quindi più che altro cosa utilizzo in spia. È molto semplice, ovviamente ci sono tutti e due gli amplificatori sulla mia spia e anche sui monitor centrali. Io sostanzialmente faccio così, mi fermo a metà tra gli amplificatori e il monitor. Quando il monitor ha raggiunto lo stesso volume degli AC30 per me sono a posto. Quindi il volume è abbastanza mostruoso, dico bene Giovanni? Sì, a voi, mamma mia. In spia faccio mettere solo la mia voce e la chitarra acustica e null'altro. Ok, detto ciò penso che è il momento di farvi sentire un po' qualche suono.